Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vediamo questo delizioso punto a conchiglie, reversibile e adatto a copertine, stole, sciarpe. Sto utilizzando un uncinetto numero 3 e questo punto si sviluppa su multipli di 13 più 2 catenelle. Il minimo è di 2 ripetizioni per avere il disegno, per un piccolo campioncino da mostrarvi. Quindi facciamo 13 più 13 più 2, quindi abbiamo 28 catenelle iniziali come minimo. Ok, fatte le mie catenelle di partenza, vado a fare 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta e poi una maglia alta nella quinta catenella contando dall'uncinetto. Adesso nella maglia successiva vado a fare una mezza maglia alta, di seguito 9 maglie basse, una mezza maglia alta e 2 maglie alte nelle catenelle seguenti. Adesso aggiungo una mezza maglia alta e se volessi fare un lavoro più grande dovrei ripetere il modulo dalle 9 maglie basse fino all'ultima mezza maglia alta. Proseguo con 9 maglie basse, una mezza maglia alta e 2 maglie alte per concludere. Salgo con 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta e una catenella di separazione. Giro il lavoro, salto una maglia e nella seconda faccio un punto puff a 3 gettate, ma voi ovviamente potete fare quante gettate volete, è solo una questione di gusto personale. Da qui faccio 2 catenelle e poi un altro punto puff nella maglia seguente. Di nuovo 2 catenelle e nella successiva maglia, che è la prima maglia bassa del gruppo delle 9 maglie basse, lavoriamo il terzo punto puff. Una catenella e ora abbiamo la nostra prima mezza conchiglia, perché una conchiglia intera si compone di 6 punti puff, quindi abbiamo 3. Salto 3 punti di base e nel quarto vado a fare una maglia bassa e poi una catenella. Salto 3 maglie basse e nell'ultima maglia bassa del gruppo dei 9 lavoro il primo puff della conchiglia centrale e proseguo con 2 catenelle. Vado avanti lavorando, alternando punti puff e 2 catenelle fino ad arrivare al sesto punto puff. Segue una catenella, salto 3 maglie di base e nella quarta maglia vado a fare una maglia bassa, una catenella, salto altre 3 maglie di base, nella quarta vado a fare un punto puff e 2 catenelle. Proseguo alternando punti puff e 2 catenelle per altre 2 volte, una catenella ed una maglia alta nella terza catenella del margine. Una catenella per voltare e adesso passiamo al terzo giro. Dal terzo al sesto giro è la sequenza da ripetere per poter salire con il lavoro. Inizio con una maglia bassa nella prima maglia, 3 catenelle e una maglia bassa sul punto puff centrale del gruppetto da 3. Ora passo direttamente al centro tra una conchiglia e l'altra, sulla maglia bassa tra un archetto e l'altro vado a fare 6 maglie alte.
sopra il secondo puff della prossima conchiglia vado a fare una maglia bassa. Vado avanti con 7 catenelle e sopra il penultimo punto puff della conchiglia vado a fare una maglia bassa. Vado sulla maglia bassa che si trova tra le conchiglie e faccio di nuovo 6 maglie alte. Una maglia bassa sul secondo punto puff della prossima mezza conchiglia, 3 catenelle ed una maglia bassa al margine. Una catenella per girare. Iniziamo il quarto giro con una maglia bassa nel primo punto ed una catenella. Procedo con un punto puff su ogni maglia bassa del gruppo da 6 che mi trovo sotto e ogni punto puff è intervallato di 2 catenelle. Dopo l'ultimo punto puff faccio una catenella. Ora mi ritrovo davanti l'archetto da 7 catenelle e sotto ancora l'altra conchiglia da 6. Vado al centro tra i 6 punti puff sotto, quindi dopo 3 punti puff entro e vado a fare una maglia bassa tenendo all'interno l'archetto da 7 catenelle. Ora faccio una catenella e vado a fare un punto puff alternato a 2 catenelle su ogni maglia alta del gruppetto da 6. Dopo l'ultimo punto puff faccio una catenella e una maglia bassa nell'ultima maglia della fila. Quinto giro, salgo con 3 catenelle e faccio 3 maglie alte nella prima maglia che si presenta. Faccio una maglia bassa al vertice del secondo puff, proseguo con 7 catenelle, una maglia bassa sempre al vertice del penultimo puff, proseguo con 6 maglie alte sulla maglia bassa tra i 2 archetti, tra le conchiglie, una maglia bassa al vertice del secondo puff della prossima conchiglia, seguono 7 catenelle e una maglia bassa al vertice del penultimo puff della medesima conchiglia. Concludo il giro con 4 maglie alte nell'ultimo punto. Inizio il sesto giro con 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta più una catenella di separazione. Salto una maglia, nelle prossime 3 maglie un punto puff ciascuno intervallato da 2 catenelle. Di seguito una catenella, al di sotto dell'archetto dopo il terzo punto puff una maglia bassa, sempre portando all'interno anche l'archetto. Una catenella, passo direttamente al successivo gruppo di 6 maglie alte e faccio un punto puff in ogni maglia intervallato da 2 catenelle. Chiudo la conchiglia con una catenella, vado al centro dell'archetto, passo sotto tra i punti puff sottostanti. Dopo il terzo punto puff, quindi al centro della conchiglia, vado a fare una maglia bassa, portando sempre all'interno l'archetto. Vado avanti con una catenella, porto l'attenzione agli ultimi 4 punti e farò i primi 3 punti come punti puff intervallati da 2 catenelle. Poi farò una catenella e una maglia alta sull'ultima maglia. Anche il sesto giro è concluso, quindi per salire, per arrivare all'altezza desiderata, dobbiamo ripetere dal terzo al sesto giro. Ok, vi mostro come pareggiare e concludere questo punto. Ho rifatto un terzo giro sopra il sesto
e sopra di questo andremo a fare 28 maglie. Bene, vediamo come distribuirle. Allora, una catenella per salire, una maglia bassa nella prima maglia, 2 maglie basse a cavallo del primo archetto, una maglia bassa nella maglia bassa, una maglia bassa in ogni maglia alta della conchiglia, una maglia bassa nella maglia bassa, 6 maglie basse a cavallo dell'archetto di 7 catenelle, maglia bassa nella maglia bassa, una maglia bassa in ciascuna maglia alta sottostante, una maglia bassa sulla maglia bassa, 2 maglie basse a cavallo dell'ultimo archetto ed una maglia bassa sull'ultima maglia. Adesso, volendo, si potrebbe completare il lavoro con qualche giro di maglia bassa o con qualche altro tipo di rifinitura. Qui, per essere più esaustiva, ho portato avanti un pochino il mio campioncino, l'ho ingrandito un po' e ci ho aggiunto anche una piccolissima rifinitura con un paio di giri di maglia bassa. Come potete vedere, questo è un punto veramente fine, elegante e sembra chissà poi quanto complicato agli occhi di una persona che non sa, ma in realtà è veramente semplice. Bene, spero tanto che questo punto vi sia piaciuto e che questo tutorial vi sia stato utile. Scrivetemi nei commenti per quale tipo di lavoro usereste questo punto e fatemi sapere con un bel mi piace se apprezzate questo tipo di tutorial. Iscrivetevi per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi video. Grazie per essere stati qui con me, un abbraccio e alla prossima!